Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edu Tomaz, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Andiamo alla lezione! Allora, andiamo a vedere tre posizioni oggi. Virabhadrasana 3, quindi con l'ausilio della sedia e poi successivamente toglierò la mano o le mani dalla sedia e cercherò di starci nella posizione. Quindi farò il Virabhadrasana 3 con la sedia. Allora, la posizione, il Virabhadrasana 3, che è il guerriero 3, potrei cominciare quindi in Tadasana, okay? Una distanza di circa 30-40 cm dalla sedia, mi piego la colonna quindi del bacino e appoggio le mani sotto le spalle. Ok, quindi il mio obiettivo è portare la gamba destra in alto circa quindi lo stesso prolungamento della colonna vertebrale, senza ovviamente ruotare, extra ruotare l'anca, le dita dei piedi puntate verso il basso e quando sono in questa posizione il piede destro spinge là indietro. Quindi rimango sui tre punti, due appoggio sulle mani e uno sul piede. Non fare esattamente questo tipo di movimento all'esterno, piuttosto tengo la gamba più in basso se io non riesco a portarla esattamente alto come la colonna vertebrale. Questo esattamente è il primo passaggio di Virabhadrasana 3. Quella successiva creo una distanza maggiore, quindi vado un attimino dietro, cerco di appoggiare i polsi interni sopra gli schienali della sedia. Potresti utilizzare anche una sedia diversa. Questa qua è una sedia proprio per fare le posizioni di yoga, quindi utilizzata nelle lezioni di yoga del metodo per esempio quindi Iyengar. Ok? Appoggio le mani, stendo bene le dita delle mani e faccio l'Ardha Uttanasana. Molto piano, salgo con la gamba destra. E scendo. E vengo su in alto. Allora, è una posizione sia di forza che distribuzione del peso del corpo, quindi di destrezza, è comunque una posizione di flessibilità, perché se io non ho una minima flessibilità sarà difficile che io riesca ad alzare la gamba destra, ok? Quindi per adesso è una posizione abbastanza, tra virgolette, semplice con questi appoggi, quindi appoggi dei polsi o l'appoggio delle mani. Adesso proviamo a farlo senza l'appoggio e senza l'ausilio della sedia. Quindi utilizzerò questo tipo di attaccamento delle mani. Allora, proviamo a fare senza la sedia. Quindi mi giro, sono in centro al materassino, quindi Tadasana, porto le braccia su in alto. Come se io dovessi fare l'Ardha Uttana e allo stesso momento la gamba destra viene su in alto. E poi faccio con la sinistra.
molto impegnativa. Ecco, quando proverai vedrai che c'è un discorso di equilibrio, c'è un discorso di spostamento del peso del corpo, magari uno non ha tanto una flessibilità, allora tende esattamente a girare, a ruotare la coscia, le braccia scendono più in basso rispetto alle orecchie, quindi è abbastanza impegnativa. Quindi è da provare, quindi suggerisco proprio fare la posizione con la sedia prima e poi dopo successivamente potreste anche provare senza la sedia. Si potrebbe anche fare con l'appoggio delle mani, quindi le mani al muro, sicuramente si può. Quindi qui per una questione di facilitare la visualizzazione della posizione ho fatto con la sedia, ma si potrebbe fare anche con le mani, con tutte e due mani al muro. Ok? Bene, passiamo alla prossima posizione, Parivrita Parisvakonasana. Quindi faccio esattamente da questa posizione, così vedrai esattamente il passaggio del braccio sinistro oltre il ginocchio. Bene, gamba destra in avanti, lascio che la gamba destra sia rilassata e non abbia il peso del corpo sulla gamba destra, perché se ho il peso sulla gamba destra non riesco a muovere più di tanto. Invece se ho il peso sul ginocchio sinistro, la gamba destra è tranquilla, non è tanto rilassata, ma è più mobile rispetto al peso col carico in avanti. Mano destra esterno dalla coscia destra, proprio in centro, porto ginocchio destro all'interno. Sul braccio sinistro devo scavalcare proprio il gomito, il braccio e appoggiare l'ascella esterna sinistra oltre il ginocchio destro, per cui la mano non può essere qui perché sennò mi darebbe esattamente fastidio, ma in mezzo alla coscia. Passo e aggancio. Bene, gomito spinge all'interno, ginocchio spinge all'esterno e ruota. Quando sarò bello steso con la colonna in alto e in avanti e avrò un equilibrio, allora giù la mano sinistra a terra e sollevo il ginocchio sinistro e guardo in alto. È una posizione molto impegnativa anche perché non è soltanto ad avere una mobilità, ma anche una flessibilità della colonna vertebrale. Ci sono diversi aspetti, diverse piccole cose che poi adesso non è esattamente il momento forse di spiegare dettagli, per quello i dettagli farò esattamente quando sarà proprio le 10 lezioni per i non intermedio ma per quelli avanzati. Adesso bisognerebbe fare soltanto quello che ho detto di fare: passare il braccio, ruotare, ginocchio che spinge all'esterno, braccio che spinge all'interno, la testa che va verso l'alto e in avanti. Quando è esattamente in equilibrio io sollevo il ginocchio posteriore, quindi il ginocchio in questo caso era il sinistro. Ok? Parivrita Parisvakonasana. Andiamo esattamente alla prossima posizione. Parivrita Trikonasana. Allora, il Parivrita sta per torsione, ok? Trikonasana l'abbiamo fatto nelle lezioni per i principianti. Il Parivrita Trikonasana è esattamente una torsione nel Trikonasana. Allora, metto il piede destro avanti e il sinistro dietro, come se io dovessi fare il Parisvottanasana che non ho ancora fatto. Però il piede destro è in avanti, lungo esattamente all'anca destra, il piede sinistro, tallone sinistro,
quindi il stesso prolungamento dell'anca sinistra con il piede leggermente all'esterno, per cui una questione di circa 15-20 gradi all'esterno, e il bacino deve essere esattamente guardando diritto in avanti. Ok, siccome è una torsione, io alzo il braccio sinistro, mano destra, fianco destro e vado in avanti. Ok, il braccio sinistro nella posizione finale, per cui non ancora adesso, ma cercherò di fare un attimino più semplice, il pollice sinistro preme l'alluce destro. Ok, il bacino deve fare un'inclinazione, quindi si inclina, il torace destro viene in alto, lo sguardo dritto e il braccio destro in alto. E poi lo sguardo verso la mano destra. In alto. Bene, allora, si vede esattamente non è una posizione facilissima, anche perché poi se io dovessi proprio fare una torsione ancora maggiore, bisognerebbe esattamente avere un corpo molto più flessibile, molto più, una mobilità molto maggiore per cercare di andare oltre il piede, in quel caso lì era il destro. Facciamo esattamente con il piede sinistro, ok, bacino che guarda diritto in avanti, piedi belli radicati a terra, mano sinistra, fianco sinistro, sul braccio destro e vado in avanti. Pollice alluce, ruoto, giro. Bene, allora, sono comunque 3 posizioni abbastanza, quindi, impegnative. Lo vedrai che quando ci proverai le posizioni non sono esattamente facili. Se hai notato, ho fatto anche abbastanza veloce perché non vorrei ancora dare delle piccole spiegazioni, dettagli della posizione o restare tanto tempo perché diventa molto ma molto più impegnativo. Per oggi ho finito e ci vediamo lungo la strada.